Buonasera a tutti e benvenuti su Bravocast Italiano. Sono Stefano e oggi sono qui con la mia collega Angela. Come stai, Angela? Buonasera Stefano, sto benissimo, grazie. E buonasera a tutti voi che ci ascoltate da casa, dalla macchina o forse mentre fate una passeggiata. Benvenuti su Bravocast Italiano, il posto perfetto per imparare l'italiano in modo semplice e divertente. Esatto. E oggi parliamo di un argomento che riguarda tutti quanti. Ogni giorno, spesso 2 o 3 volte al giorno. Parliamo di cucina, ma non di una ricetta specifica. Oggi vogliamo parlare di come scegliamo cosa cucinare, perché questa è una domanda interessante, no? Sì, davvero, perché a volte scegliere cosa cucinare è più difficile che cucinare stesso. Io, per esempio, a volte sto davanti al frigorifero aperto per 10 minuti senza avere nessuna idea. Stefano, tu come fai? Come scegli cosa cucinare? Ah, bella domanda. Allora io di solito parto dal frigorifero, guardo quello che ho, le verdure, la carne, il formaggio, e poi decido. Cerco di non sprecare il cibo. Se ho delle zucchine che stanno per diventare troppo mature, per esempio, cucino qualcosa con le zucchine. Capisco, è un approccio molto pratico. Anche io faccio così qualche volta. Guardo quello che ho in casa e cerco di usare tutto prima che diventi vecchio. Ma devo dire che non sempre funziona. A volte guardo in frigo e non ho ispirazione, anche se ci sono tante cose. Sì, sì, capisce bene quella sensazione. Il frigorifero è pieno, ma non sai cosa fare. Allora a volte chiedo a mia moglie cosa vuole mangiare. Lei spesso ha ottime idee. O a volte guardo qualcosa su internet. Ci sono 1000 ricette disponibili in 5 secondi. Certo, internet è una grande risorsa. Io uso spesso delle applicazioni sul telefono. Inserisco gli ingredienti che ho e l'applicazione mi suggerisce cosa posso cucinare. È molto utile. Ma a te piace usare la tecnologia in cucina, Stefano? Sì e no. A volte uso il telefono per cercare una ricetta specifica, ma in genere preferisco cucinare a memoria. Le ricette che ho imparato da mia madre o mia nonna. Sai com'è? Quelle ricette hanno un sapore speciale. Sono i piatti del cuore. Oh, capisco perfettamente. I piatti della famiglia hanno qualcosa di speciale. Io penso ancora spesso alla pasta al forno di mia nonna. Non ho mai trovato una ricetta uguale. E tu, ascoltatori, avete dei piatti della famiglia che vi piacciono particolarmente? Scriveteci nei commenti, siamo curiosi. Sì, fateci sapere. Torniamo però alla nostra conversazione. Angela, un'altra cosa che influenza la mia scelta è la stagione. D'estate cucino cose leggere, insalate, piatti freddi, verdure grigliate. D'inverno preferisco qualcosa di caldo, zuppe, minestre, piatti al forno. Tu fai la stessa cosa? Assolutamente, la stagione è importantissima. D'estate fa caldo e non voglio stare troppo tempo in cucina con il forno acceso. Quindi scelgo ricette veloci e semplici. D'inverno invece mi piace stare in cucina, sentire il profumo del cibo che cuoce lentamente. È quasi come una terapia. Ah, bellissima descrizione. Il profumo del cibo che cuoce lentamente è una delle cose più belle dell'inverno. Penso a un bel ragù che sobbolle per ore. Mmm. Ma dimmi, Angela, il tempo che hai disponibile influenza anche la tua scelta? Moltissimo. Se lavoro tutto il giorno e arrivo a casa stanca alle 7 di sera, non voglio cucinare qualcosa di complicato. Voglio qualcosa di veloce. 20-30 minuti al massimo. Allora scelgo la pasta con un sugo semplice, o magari delle uova, o del pesce che si cucina velocemente. Esatto! I giorni di lavoro sono una cosa, il weekend è un'altra. Il sabato o la domenica ho più tempo e più voglia di sperimentare. Mi piace provare ricette nuove, piatti che non ho mai fatto prima. A volte vengono bene, a volte non così bene. Ah, sì, quella è la parte divertente. Non tutto riesce perfettamente la prima volta, ma è così che si impara. Io una volta ho provato a fare il pane fatto in casa. La prima volta era duro come un mattone, la seconda volta molto meglio, la terza volta finalmente buono. Bravo, non hai mollato. Io devo ammettere che a volte mi scoraggio quando una ricetta non viene bene, ma hai ragione, bisogna riprovare.
E poi c'è anche la soddisfazione quando un piatto difficile viene benissimo. Quella soddisfazione non ha prezzo. Esattamente. È come imparare l'italiano, no? All'inizio è difficile, fai degli errori, ma continui a praticare e alla fine parli sempre meglio. Vero, ascoltatori? Continuate ad ascoltare Bravo Cast Italiano e vedrete che migliorate ogni giorno. Bellissimo paragone. E a proposito di migliorare, voglio chiederti una cosa, Angela. Tu hai qualche trucco speciale per decidere cosa cucinare quando proprio non hai idee? Quando sei completamente senza ispirazione? Sì, il mio trucco preferito è chiamare mia sorella. Lei è una cuoca fantastica e ha sempre 1000 idee. Le dico gli ingredienti che ho e lei mi dice subito cosa posso fare. È il mio dizionario culinario personale. E poi, naturalmente, esiste sempre la pizza surgelata per le emergenze. Ah, la pizza surgelata, la soluzione di emergenza di tutti. Non giudico per niente, anch'io ho la mia scorta di pasta e sugo in barattolo per quando proprio non ho tempo o voglia. Non tutto deve essere un capolavoro culinario. Esattamente. La cucina deve essere piacevole, non uno stress. Se a volte cucini qualcosa di semplice, non c'è nessun problema. L'importante è mangiare bene e stare bene. E voi, ascoltatori, come scegliete cosa cucinare? Avete dei trucchi particolari? Raccontateci tutto nei commenti. Sì, ci interessa molto sapere. E poi voglio parlare di un'altra cosa che influenza la mia scelta. Le persone con cui mangio. Se ho degli ospiti, cucino qualcosa di più elaborato. Se mangio da solo, faccio qualcosa di semplice. Se è una cena romantica con mia moglie, scelgo qualcosa di speciale. Il contesto è tutto. Verissimo, cucinare per gli altri è completamente diverso da cucinare per se stessi. Quando ho degli ospiti voglio fare bella figura. Studio la ricetta in anticipo, faccio la lista della spesa, a volte provo il piatto qualche giorno prima per essere sicura che venga bene. Ah, tu sei molto organizzata. Io invece sono più improvvisatore. A volte invito la gente a cena e poi decido il giorno stesso cosa cucinare. Mia moglie mi dice sempre che un giorno mi creerà un problema serio. Forse ha ragione. Ah, sì, l'improvvisazione funziona finché funziona, ma devo dire che c'è anche qualcosa di bello nell'improvvisare in cucina. A volte le ricette più buone nascono proprio così, un po' di questo, un po' di quello, e viene fuori qualcosa di inaspettato e delizioso. Sono completamente d'accordo. Alcune delle mie migliori creazioni culinarie sono nate per caso. Una volta avevo solo dei pomodori, delle olive, del tonno e un po' di pasta. Ho messo tutto insieme e era eccellente. Mia moglie mi ha chiesto la ricetta e io non sapevo cosa risponderle. Ah, è una situazione classica. Cucini qualcosa di buonissimo per caso e poi non riesci a rifarlo uguale. Io ho avuto la stessa esperienza tante volte. Ora, quando improvviso, cerco di prendere appunti, così posso riprodurre il piatto se viene bene. Idea intelligente. Io dovrei fare lo stesso. Ma torniamo alla domanda principale. Come scegliamo cosa cucinare? Abbiamo parlato di tante cose. Il frigorifero, la stagione, il tempo disponibile, le persone con cui mangiamo, l'umore. Perché sì, anche l'umore conta, no? Tantissimo. Quando sono felice ho voglia di sperimentare qualcosa di nuovo. Quando sono stanca voglio qualcosa di semplice e confortante. Quando sono triste voglio i piatti della mia infanzia, quelli che mi fanno sentire a casa. Il cibo è molto legato alle emozioni. Hai detto una cosa molto profonda. Il cibo e le emozioni sono strettamente collegati. Pensa a quando sei malato. Vuoi sempre la minestra di pollo, vero? O quando sei triste, vuoi il cioccolato o qualcosa di dolce. Non è solo fame fisica, è anche fame emotiva. Esatto! Il cibo ci conforta, ci dà energia, ci ricorda persone e momenti belli. Io ogni volta che mangio le tagliatelle al ragù penso a mia nonna. Lei le faceva ogni domenica quando ero piccola. Quel piatto non è solo cibo, è un ricordo. Bellissimo! E questo è anche il motivo per cui cuciniamo, non solo per sopravvivere, ma per creare momenti, condividere emozioni, ricordare le persone care. La cucina è cultura, è amore, è storia. Perfettamente detto.
E anche per chi sta imparando l'italiano, la cucina è un modo meraviglioso per avvicinarsi alla cultura italiana. Imparare i nomi degli ingredienti, capire le ricette in italiano, guardare video di cucina in italiano. Tutto questo aiuta moltissimo con la lingua. Assolutamente. Suggerimento pratico per tutti voi ascoltatori: provate a guardare qualche video di cucina italiana in italiano, capite le parole, imparate il vocabolario della cucina e nello stesso tempo vi vengono delle idee su cosa cucinare. 3 cose in una. Ottima idea! E naturalmente continuate ad ascoltare Bravocast Italiano per migliorare il vostro italiano ogni giorno. E ricordate, l'italiano si impara ascoltando, parlando e non avendo paura di sbagliare. Come in cucina, si impara facendo. Perfetto! Prima di salutarci voglio fare una domanda agli ascoltatori. Qual è il vostro piatto preferito da cucinare? Quello che fate meglio? Quello che vi dà più soddisfazione? Scriveteci nei commenti. Ci fa molto piacere leggere le vostre risposte. Sì, aspettiamo i vostri commenti con curiosità. E se avete anche dei trucchi particolari per scegliere cosa cucinare, condivideteli con noi. Forse impariamo qualcosa di nuovo anche noi. Certo, non si smette mai di imparare. Bene, amici, è arrivato il momento di salutarci. È stata una bella conversazione oggi, vero Angela? Bellissima! Ho avuto quasi voglia di andare in cucina mentre parlavamo. Forse stasera faccio le tagliatelle al ragù in onore di mia nonna. Ottima idea. Bene, cari ascoltatori, grazie mille per aver ascoltato questo episodio di Bravocast Italiano. Se vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e condividete con chi sta imparando l'italiano. Esatto, ogni like e ogni iscrizione ci aiuta moltissimo e ci dà la motivazione per continuare a fare questi episodi per voi. Grazie di cuore a tutti. Ci vediamo al prossimo episodio di Bravocast Italiano. Fino ad allora, studiate, ascoltate e abbiate il coraggio di parlare italiano ogni giorno. Buonasera a tutti! Buonasera e a presto. Ciao ciao!